Viaggiare nel tempo è possibile? In questo video cercherò di rispondere a questa domanda. Questa è una domanda che gli autori dei romanzi di fantascienza si pongono fin dai primi dell'Ottocento, una domanda che, fra Stargate, viaggi interstellari e altri assunti scientifici della nuova era, non ha mai smesso di appassionare gli studiosi di tutto il mondo. Oggi in questo video parleremo dell'aspetto scientifico dei viaggi nel tempo. Dell'aspetto scientifico. E non solo. Arriva fino alla fine del video perché avrai delle sorpresine. Chiarirò a tutti che cos'è il tempo e progredirò in un crescendo di informazioni che spero possano chiarirvi le idee. Il tempo è la sequenza continua dell'esistenza e degli eventi che si verificano in una successione apparentemente irreversibile dal passato attraverso il presente nel futuro. È una quantità componente di varie misurazioni utilizzate per mettere in sequenza gli eventi, confrontare la durata degli eventi o gli intervalli tra di loro. Il tempo è la quarta dimensione che permea l'universo e anche se, come ci ha insegnato Einstein, non scorre uguale in tutto l'universo, è presente in ogni dove al pari della gravità. Nel mio libro ho dedicato un capitolo a questo aspetto correlato ai viaggi interstellari proprio perché la comprensione del tempo è fondamentale per comprendere l'esistenza di altre forme di vita evolute nello spazio. E per quanto possa sembrarti banale, sei sicuro di sapere che cos'è il tempo e soprattutto come funziona? Per quanto mi riguarda lo reputo uno dei temi più affascinanti ai quali mi sia mai approcciato proprio perché fare nostra una piena comprensione di ciò che è il tempo può forse consigliarci il modo migliore per riuscire a viaggiarlo. Cosa comporta il tempo per i viaggi interstellari? Ebbene, se viaggi nello spazio coprendo grandi distanze secondo metodi non convenzionali, viaggi anche nel tempo. Tempo e spazio sono legati indissolubilmente, non puoi muoverti nello spazio senza essere vittima del tempo. Per fare un passo ci metterai un secondo, per compiere un viaggio di 1000 km ci metterai tot ore a tot velocità, questa costante vale anche nello spazio. Noi non abbiamo inventato il tempo, noi lo quantifichiamo a modo nostro, magari qualcun altro ve lo quantifica in modo differente o semplicemente non lo quantifica. Una cosa è sicura: il tempo esiste e basta in tutto l'universo, così come le forze che lo dominano: gravità, forza elettromagnetica, forza nucleare debole e forza nucleare forte. Il tempo viene determinato in ogni dove in base all'attrazione gravitazionale esercitata dai buchi neri supermassicci. Su di un pianeta posto geograficamente più vicino ad un buco nero rispetto alla Terra, il tempo scorre più lentamente. Su di un pianeta che ipoteticamente invece si trova più distante da un buco nero rispetto a noi, il tempo scorre più velocemente. Se hai visto Interstellar, il film, saprai di che cosa sto parlando. Il tempo esiste e forse è la materia più complessa dell'universo in quanto scandisce secondo dopo secondo l'esistenza degli esseri umani. Non solo, anche di tutti gli altri esseri che abitano il cosmo. Se lasci una mela alle intemperie, questa andrà in decomposizione. Nasci, vivi e muori, il tempo esiste come dimensione nella nostra realtà e non possiamo contrastarlo. Lo sperimentiamo e stiamo imparando a conoscerlo, ma cosa comporta quindi il tempo nei viaggi interstellari? Come si comporta? Come funziona? Piegando lo spazio-tempo come teorizzato da Albert Einstein, saremo teoricamente in grado di attraversare grandissime distanze in pochissimo tempo. Ma il tempo? Nessuno ne parla mai. Si parla sempre di wormhole, ma non si parla di tempo. Rispetto alla posizione che si raggiunge, se più vicino o meno da un buco nero rispetto al punto di partenza, è possibile che l'alieno che attraversa un ponte di Einstein-Rosen per raggiungere la Terra, anche se si ferma sulla Terra 2 ore, quando torna a casa è possibile che in anni terrestri siano passati decenni.
Se fossimo in grado di attraversare un cunicolo spazio-temporale che ci porti a migliaia di anni luce, su di un pianeta molto più lontano dal nostro buco nero rispetto alla Terra, se ipoteticamente ci fermassimo su quel pianeta per tot ore, sulla Terra, è possibile che siano passati anni, se non decenni. Questa, signori, è la teoria della relatività generale, che ci dice che il tempo da solo non esiste. Sia la relatività ristretta sia la relatività generale ci dicono che nell'universo non è più possibile ordinare il tempo in eventi che sono nel nostro passato, presente o futuro, perché semplicemente, scrivitela questa parola, nell'universo non esiste un presente simultaneo. Questo comporta che, per quanto avanzata possa essere una civiltà, per quanto ipoteticamente sia in grado di aprire dei veri e propri Stargate, per quanto abbia raggiunto la singolarità tecnologica, essa, chiunque essa sia, per coprire grandi distanze nell'universo, anche se lo fa in pochissimo tempo, viaggerà nel tempo. Gli alieni sono sì alieni per noi nel senso stretto del termine perché provengono da altri pianeti, ma sono anche viaggiatori del tempo. Probabilmente un alieno che si reca sul pianeta Terra da scienziato per studiare la vita in tutte le sue forme, saluta i suoi cari con la consapevolezza che quello che per lui passerà come un mese, per i suoi cari e per il suo pianeta di appartenenza saranno decenni o addirittura centinaia di anni. E anche per noi altri non basterà in un futuro molto prossimo, riuscire ad aprire degli Stargate. No, non basta. Il difficile sarà risolvere il paradosso temporale che gli stessi viaggi interstellari comportano. Il tema dell'ufologia e della ricerca spaziale è strettamente correlato a queste tematiche perché si pongono come una costante reale che va affrontata ogni qualvolta si parla di viaggi interstellari. Sicuramente se qualcuno giunge sul pianeta Terra, che siano biologici o sonde senza pilota, forse come ha ipotizzato il Scientific American per spiegare gli UFO, non lo fa attraversando le distanze cosmiche in linea retta. Perché anche viaggiando alla velocità della luce, cosa impossibile perché se la materia viaggia alla velocità della luce si trasforma in energia, ma anche se viaggiasse alla velocità della luce ci metterebbe migliaia se non milioni di anni e speculando sul fatto che siano comunque esseri biologici, anche loro invecchiano e dunque i conti non tornano. Se qualcuno giunge qui sulla Terra da altri pianeti o altre dimensioni o altri universi o da dove vuoi, lo fa sicuramente piegando lo spazio-tempo come teorizzato da Einstein, utilizzando immense quantità di energia, magari, chissà, sfruttando l'antimateria. Sappiamo che quando materia e antimateria si scontrano si annullano rilasciando un grande quantitativo di energia. Ecco fatto. Noi tutti cerchiamo di misurare il tempo da migliaia di anni e il primo orologio del mondo che ci ha aiutato a misurare il passare del tempo è stato proprio il movimento di rotazione terrestre che scandiva il giorno e la notte. Abbiamo sempre utilizzato i prevedibili moti terrestri per misurare il tempo e infatti gli orologi sono basati sulla ciclicità delle cose con cui abbiamo imparato a misurare il passare del tempo, che ci è giunto sin dall'inizio dei tempi come un processo ripetitivo. Oggigiorno il posto sulla Terra più abile nella misurazione del tempo è il NIST, Istituto Nazionale degli Standard della Tecnologia negli Stati Uniti in Colorado, che utilizzano un singolo atomo di cesio, riuscendo tramite la conta delle vibrazioni atomiche di questo atomo a misurare il tempo con una precisione veramente sconvolgente. Bombardano di energia l'atomo di cesio che emette luce con una frequenza vibrazionale di 9 miliardi di volte al secondo. E questo crea un orologio. Qualsiasi cosa che crea un moto ripetitivo a livello atomico può essere considerato come un orologio e infatti l'istituto in questione reputa le vibrazioni dell'atomo di cesio come il ticchettio ufficiale del pianeta Terra. Pensate che un orologio normale ad ingranaggi prende o perde un secondo ogni 6 mesi, mentre l'orologio con l'atomo di cesio prende o perde un secondo ogni 100 milioni di anni. Giusto per farvi capire quanto può essere preciso. Capire a fondo la natura della dimensione temporale apre innumerevoli scenari diversi nei confronti dei viaggi interstellari e di chi li intraprende. In poche parole, studiando il tempo, studiamo anche gli alieni e studiando i viaggi interstellari, studiamo i viaggi nel tempo.
Nel corso del tempo sono state teorizzate varie macchine del tempo per vedere se l'idea fosse anche solo lontanamente concepibile dalla matematica e lo scienziato Kurt Gödel ha inventato un nuovo universo in cui il viaggio nel tempo non solo era possibile, ma il passato e il futuro erano inestricabilmente intrecciati. Possiamo effettivamente progettare macchine del tempo, disse, ma la maggior parte di queste proposte di successo in linea teorica richiedono l'utilizzo di massa negativa. Il problema, signore, è che non sembra esistere nel nostro universo, roba che se fai cadere una pallina da tennis di massa negativa per terra, essa cadrà verso l'alto. Robe veramente fuori di testa. Proposta molto insoddisfacente, no? Di creare una macchina del tempo sfruttando risorse che non esistono. Il fisico matematico Frank Tipler ha concettualizzato invece una macchina del tempo che non implica massa negativa, ma richiede più energia di quella esistente nell'universo. Il viaggio nel tempo viola anche la seconda legge della termodinamica, che afferma che l'entropia o la casualità devono sempre aumentare. Il tempo può muoversi solo in una direzione, in altre parole, più specificamente, viaggiando nel passato, violi questa legge perché stiamo andando da ora uno stato di alta entropia nel passato che deve avere un'entropia inferiore e, insomma, per farvela semplice senza annoiarvi, secondo le leggi del nostro universo questo semplicemente non si può fare. Viaggiare nel passato è impossibile. Siamo passati dal concetto di tempo e viaggi nel tempo correlato alle distanze interstellari al concetto di entrare in una vera e propria macchina del tempo qui sulla Terra. Ebbene, ad oggi risolvere i paradossi è impossibile. Stephen Hawking, infatti, ha suggerito che deve esistere una sorta di congettura di protezione della cronologia, un principio fisico ancora sconosciuto che vieta il viaggio nel tempo. Il concetto di Hawking nasce dall'idea che non possiamo sapere cosa succede all'interno di un buco nero, perché non possiamo ricavarne informazioni e quindi deduce che guardare i viaggi nel tempo è come guardare in un buco nero, impossibile ricavare informazioni. Ora, attenzione, anche se gli esseri umani non possono saltare su una macchina del tempo e tornare indietro, che cosa sappiamo? Da esperimenti replicabili in laboratorio. Sappiamo che gli orologi degli aeroplani e quelli installati sui satelliti viaggiano ad una velocità diversa da quelli della Terra. E qui riparte il concetto di presente simultaneo che non esiste nell'universo e che varia in base alle grandi distanze. Sulla base di questo devi sapere che è stato fatto un esperimento per provare in modo indiscutibile quello che diceva Einstein, ossia che più velocemente viaggi e più lentamente sperimenti l'esperienza del tempo. Un esperimento che ha utilizzato 2 orologi atomici impostati esattamente alla stessa ora ha dimostrato la teoria di Einstein. Un orologio è rimasto sulla Terra, mentre l'altro ha volato su di un aereo andando nella stessa direzione di rotazione terrestre. Dopo che l'aereo ha fatto il giro del mondo, gli scienziati hanno confrontato i 2 orologi. L'orologio dell'aereo, in rapido movimento, era leggermente indietro rispetto all'orologio a terra, provando in modo indiscutibile la teoria di dilatazione temporale di Einstein. Lo scorrere del tempo è influenzato dalla velocità con cui si viaggia nello spazio. E a tal proposito, finalmente arriviamo al punto, il dottor Sean Matt, esperto di astronomia e astrofisica dell'Università di Exeter nel Regno Unito, ha affermato che se si viaggia a velocità prossime a quelle della luce, il tempo si comporta in modo diverso da come siamo abituati, rendendo teoricamente possibili i viaggi nel futuro. Attenzione, nel futuro. Quindi, in definitiva, è possibile viaggiare nel tempo? Sì, è teoricamente possibile viaggiare nel futuro. Il problema è che tutti gli esperti mondiali concordano nel dire che non è possibile eguagliare o raggiungere la velocità della luce. Semplicemente la materia solida non può farlo, ok? Fine, non c'è altro assunto scientifico, fine. L'unica cosa che possiamo fare però è ingannare sia la velocità che il tempo che lo spazio. Il modo più veloce per viaggiare nel tempo non sarebbe quello di provare a raggiungere la velocità della luce, tanto è impossibile. Il modo più veloce, nell'ordine di centinaia di anni o forse migliaia di anni di studi, sarebbe quello di creare degli Stargate, aprire un wormhole che permetta di passare da un punto A ad un punto B secondo un passaggio di ordine superiore. A quel punto, se passi in 5 minuti dal pianeta Terra ad un esopianeta a 5 milioni di anni luce, sperimenterai 2 forme di tempo. Sul pianeta Terra passeranno minuti e sull'esopianeta lontano saranno passati decenni.
E sia chiaro però che in ogni caso possibile, in ogni teoria che reputa anche lontanamente possibili viaggi nel tempo in un sogno remoto, non è mai possibile viaggiare nel passato, solo nel futuro. Ora, abbiamo parlato di Stargate, vero? Abbiamo parlato di viaggi nel tempo, non è così? Ebbene, se sei arrivato fino a questo punto del video, bravo o brava. Questo è un fascicolo di studi redatto dalla Earth Tech International di Al Puthoff e Frederick Davis per la DIA, per la Defense Intelligence Agency, in cui si teorizzano con l'aiuto di tecnologie avanzatissime, molte delle quali ancora top secret, wormhole attraversabili, Stargate ed energia negativa. Il documento si chiama proprio così, è il titolo se te lo chiedono. Ebbene signori, c'è tutta una questione relativa ai programmi top secret non alla luce del sole, perché noi, quando riportai già questi fascicoli, abbiamo visto con i nostri occhi da un documento ufficiale FOIA che parlava del programma UFO del Pentagono, ossia dell'ATIP, che questo fascicolo faceva parte del programma UFO del Pentagono. Questo fascicolo è stato redatto per l'ATIP, quindi fatevi due conti, no? Ecco, c'è tutta una questione relativa ai programmi top secret non alla luce del sole per quanto riguarda determinati studi di frontiera come i viaggi nel tempo, teletrasporto e altra roba. Il fascicolo che state guardando è un fascicolo FOIA che rientra in quella categoria di documenti chiamati Defense Intelligence Reference Document. Fascicoli referenziali che, grazie ad appaltatori esterni contrattati con la difesa, le agenzie di intelligence utilizzano come linee guida. E non si sa a quale scopo, cioè non si sa letteralmente a quale scopo governativo servano fascicoli ufficiali che trattano di wormhole e viaggi nel tempo. Anche in quelli che sono stati chiamati Wilson Leaks, ossia un presunto scambio di lettere e missive risalenti al 2002 fra Eric Davis dell'Earth Tech International e l'ammiraglio Wilson, in cui si parla di briefing e di studi in LTT, ossia levitazione, teletrasporto e viaggi nel tempo. Ora, piuttosto destabilizzante trovare su documenti tra un ammiraglio e un capo di un'azienda di tecnologie avanzate viaggi nel tempo, no? Insomma, è molto destabilizzante. Se vi interessa approfondire anche l'aspetto non alla luce del sole, l'aspetto oltre la scienza, l'aspetto governativo dei progetti top secret in questo ambito, fammelo capire lasciando un like a questo video. Se il video raggiunge i 10.000 like, continuerò il discorso andando a caccia di documenti e intrighi di questo genere. È un gran casino, io ti capisco che sei lì, che ti è imploso il lobo frontale, che sei a bocca aperta con un occhio che ti sta cascando e stai dicendo che cosa ho appena visto, ti capisco. Lo so che è un tema che ti trasforma il lobo frontale in fragoline di bosco autunnali, ma è un aspetto fondamentale della realtà che spero sia riuscito a chiarirvi nel migliore dei modi. Sicuramente, comunque, state tranquilli che ritorneremo sicuramente su questi argomenti. Mi raccomando, se sei arrivato fino a questo punto del video e apprezzi nel mio piccolo quello che faccio, aiutami con un like. E se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Adieu!